Amici di Solfatara News, prima di iniziare questo aggiornamento importante, vogliamo rivolgerci a chi ci guarda per la prima volta. Iscrivetevi subito al nostro canale YouTube, seguiteci anche su Instagram e TikTok per non perdere i nostri aggiornamenti quotidiani e unitevi alla nostra comunità su Facebook, nel gruppo Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo video, immagini e testimonianze in tempo reale. La vostra partecipazione è fondamentale per diffondere un'informazione indipendente, diretta e libera da filtri. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri sostenitori storici, a chi commenta, condivide e ci aiuta a crescere. E soprattutto a chi sta partecipando alla nostra raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto di un nuovo drone. Nelle ultime ore sono arrivate donazioni generose che ci hanno emozionato e portato la campagna al 62% dell'obiettivo. È grazie a voi se ogni giorno possiamo continuare a volare sopra la caldera, monitorare le fumarole e documentare la realtà di ciò che accade ai Campi Flegrei, senza dipendere da nessuno e mantenendo un'informazione libera e indipendente. La notte appena trascorsa è stata molto movimentata in tutta la Campania. Tra la serata di ieri e le prime ore del mattino, la terra ha tremato prima in Irpinia, poi nell'area flegrea. Nel territorio di Montefredane, in provincia di Avellino, è stata registrata una scossa di magnitudo 4,0 a circa 14 km di profondità, seguita da diverse repliche di intensità compresa tra 2,0 e 2,4. Una scossa forte, avvertita chiaramente anche nei Campi Flegrei, fino a Napoli e Pozzuoli, facendo vibrare palazzi, lampade, vetri e strutture. La paura si è diffusa in tutta la regione. Poche ore dopo, intorno alle 00:51, anche ai Campi Flegrei si è verificata una nuova sequenza sismica. La scossa più forte ha raggiunto magnitudo 3,1, con ipocentro superficiale a circa 2,4 km. E da quel momento lo sciame non si è più fermato. Abbiamo contato 44 eventi tra Pozzuoli, Solfatara e Agnano. E anche oggi continuano piccoli tremori a intervalli irregolari. Molti cittadini hanno avvertito boati profondi, finestre che vibrano, porte che si muovono e un rumore cupo proveniente dal sottosuolo. Una notte lunga, densa di ansia, soprattutto nella zona alta di Pozzuoli e lungo via Napoli, dove in tanti non hanno chiuso occhio. È importante chiarirlo. La scienza non collega direttamente i terremoti dell'Irpinia con quelli dei Campi Flegrei. Le cause sono completamente diverse. Nell'Irpinia si tratta di una faglia tettonica, cioè del movimento naturale delle rocce in profondità dovuto alle spinte dell'Appennino. Ai Campi Flegrei, invece, i sismi derivano da un sistema vulcano-idrotermale, gas, vapore e fluidi caldi, che risalgono verso la superficie e spingono il terreno, provocando microfratture e sollevamenti. Sono due fenomeni indipendenti, ma la coincidenza temporale resta evidente. Negli ultimi giorni abbiamo notato che spesso, dopo forti scosse in Irpinia, anche la caldera flegrea manifesta una reazione, con un aumento di pressione e piccole scosse ravvicinate. Non è un collegamento diretto, ma è il segnale che tutta la Campania sta vivendo un periodo di forte stress geodinamico, una fase in cui la crosta terrestre si muove, si assesta, si adatta, e in queste condizioni i Campi Flegrei sono i primi a reagire. Questa mattina, appena le condizioni meteo lo hanno permesso, siamo decollati con i nostri droni per sorvolare la zona di Pisciarelli e il cratere della Solfatara. Le immagini parlano da sole. La fumarola principale è in fortissima pressione, con un degassamento continuo, fitto e rumoroso. Alla bocca grande il vapore sale in colonne alte, costanti, e le pozze di fango ribollono come se la terra stesse davvero respirando con forza. È per questo che strumenti come i nostri droni sono fondamentali. Permettono di documentare con chiarezza e sicurezza i fenomeni in atto, garantendo un'informazione indipendente anche quando le autorità restano in silenzio. Ed è per questo che la raccolta fondi su GoFundMe per il nuovo drone termico è così importante. Ogni donazione ci aiuta a rafforzare il monitoraggio e continuare a offrire dati e immagini reali, senza intermediari e senza filtri. Ma l'osservazione più impressionante di oggi arriva dal mare. Abbiamo sorvolato via Napoli, Pozzuoli e la zona del porto. E ciò che abbiamo visto è inquietante. Il mare arretra. I fondali che solo pochi mesi fa erano coperti da 2 metri d'acqua, ora sono emersi. La darsena è quasi completamente asciutta e l'ingresso sembra una grande pozzanghera. Le barche dei pescatori restano bloccate, incapaci di uscire.
Anche lungo il molo, dove un tempo si registravano 3 metri di profondità, ora emergono isole di sabbia. La costa sta cambiando davanti ai nostri occhi, lentamente ma inesorabilmente. Secondo gli ultimi dati, l'innalzamento bradisismico nell'area di Via Napoli ha superato i 22 centimetri in un solo anno. Un numero che, tradotto nella realtà, significa metri di fondale che non esistono più e un mare che sembra ritirarsi giorno dopo giorno. Cosa sta accadendo esattamente? Il sistema flegreo è sotto pressione. Il calore del magma profondo spinge gas e fluidi idrotermali verso la superficie e questi si accumulano sotto le rocce più fredde, creando una sorta di tappo naturale. Quando la pressione cresce, il terreno si solleva e si frattura. Ogni piccola rottura libera energia e ogni liberazione viene registrata come scossa. Ecco perché il bradisismo continua, perché le fumarole aumentano, perché i boati si fanno più frequenti. È il respiro del sottosuolo che si sta intensificando, un segnale che non può essere ignorato. Eppure il silenzio resta. Le istituzioni sembrano minimizzare, i media quasi non ne parlano. E nello stesso momento si procede con lo stanziamento di 690 milioni di euro per la riqualificazione di Bagnoli, area destinata a ospitare l'America's Cup del 2027. Un progetto ambizioso, ma paradossale. Si costruisce e si investe proprio nel cuore della caldera, in una delle zone più instabili d'Europa. E non è difficile immaginare che un allarme troppo evidente possa rallentare i lavori o mettere a rischio i fondi. Così, mentre i boati risuonano sotto Pozzuoli, la comunicazione ufficiale si spegne. Si preferisce il silenzio alla verità. Noi di Solfatara News continueremo a parlare, a documentare e a mostrare i fatti, non per creare panico, ma per difendere il diritto dei cittadini a essere informati. Perché ignorare ciò che accade sotto i nostri piedi non lo ferma, lo rende solo più pericoloso. Oggi i campi flegrei mostrano tutti i segni di un sistema sotto tensione. Scosse frequenti, innalzamento del suolo, degassamento crescente e un mare che arretra. Sono segnali che devono essere compresi, studiati e comunicati con chiarezza. Mentre la terra sale, il mare si ritira e la notte vibra di boati. L'unica cosa più rischiosa della paura è l'indifferenza. Il respiro della Solfatara è sempre più profondo e noi saremo qui ogni giorno con i nostri droni, le nostre immagini e la nostra voce per ascoltarlo e raccontarlo, garantendo un'informazione chiara, indipendente e scientifica. Perché finché ci sarà chi osserva, la verità non potrà essere sepolta.